Hare Krishna. Haribol tutti. Ah, c'è anche Advaita, Haribol. Did you think I wasn't coming? Ah, c'è Mahatma? Dov'è? Haribol. I was just having trouble getting online. Com'è che era? Hare Krishna, Mahatma Prabhu. Hare Krishna, Gurudev. Haribolo. Thank you for being here with us. Nice to see you all. Tradas Prabhu. No, adesso comincia. Ki Jai. Dove è andato? Ah, eccolo lì. They are setting Zoom, Gurudev. Aggiunge video fissato. I'm waiting. Yes. Chandra, you're going to translate Yes. again? I will try my best. Last time was okay? Last time I had connection problems, but this time I have another router, so it's more reliable. No, niente, non ci riesco. You sound good. Va bene. You can hear me nicely? Ramachandra is a great scholar. If I give class and I can't remember something, I just ask him, what is that story? What is that verse? And he'll tell me. Maybe in the future. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavadi Paschatya Dasata. So the topic today is something about the Guru, right? But I would like, if any of you specifically have specific questions or understandings, then you can put them in the chat to give me more clarity about exactly what you're interested in. L'argomento di oggi, come sapete, è sul Guru, però Mahatma Prabhu avrebbe piacere se avete qualche domanda specifica o comprensioni da condividere o da chiedere. Because this is a very big topic. Perché è un argomento molto grande. So if you have specific things you're interested in, quindi se avete delle cose then I would like to specifiche in know. cui siete interessate, And then Krishnangi, what you have anything in your mind when you were conceiving this class specifically that you wanted to, something specific you wanted to cover? Was not just my idea. Gurudev, the relationship between the difference between Shiksha and Diksha Guru, and many devotees ask about if I don't feel ready to take Diksha, may I advance in Krishna consciousness even if I have a Shiksha Guru? And which are these Shiksha Guru? I can consider my mom like my Shiksha Guru, and these kind of things. And we also would like to listen by your grace something about your relationship with Prabhupada, of course, if it's possible. Okay. Big desire of that. Magari Krishnangi se vuoi tradurre in italiano direttamente. Oh, è vero. Scusate. Dunque, l'idea un po' di questa conferenza viene da ovviamente i devoti che hanno chiesto anche tante volte, sono sempre molto interessati a comprendere il ruolo dello Shiksha Guru e del Diksha Guru nella nostra vita, questi Shiksha Guru chi possono essere, se è giusto considerare anche persone come per esempio nostra madre Shiksha Guru, e poi ho chiesto se può raccontarci qualcosa del suo rapporto con Srila Prabhupada. Hare Krishna. Ovviamente chiunque può fare domande. You have about 7 days so I can explain all this? Avete 7 giorni di tempo per spiegare tutto questo? I could simplify it in 3 sentences also. But posso anche semplificarlo in tre frasi. Prabhupada said a guru is someone who knows more than you. Prabhupada diceva che il guru è qualcuno che ne sa di più di te. So the concept of guru starts with,
understood with this verse, Om Jnana Timirandasya, I was born in ignorance. Il concetto del guru è riassunto in questo verso, Om Jnanati Mirandasya, sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza. And my guru has brought a torchlight of knowledge, so he's showing me the path. Il mio guru con la torcia della conoscenza mi sta mostrando la via, il sentiero. So the next time you brush your teeth, before you brush your teeth, because you're looking in the mirror, you can tell yourself, after all these lifetimes, you're still here. You're still on this planet in a physical body after so many lifetimes. La prossima volta che vi lavate i denti davanti allo specchio, potete dirvi, sei ancora qui dopo così tante vite in questo mondo materiale. There's a very interesting philosophy in the 12-step program that relates very much to our position of being entangled in the material world. È una filosofia molto interessante nel programma dei 12 gradini che spiega come siamo condizionati in questo mondo materiale. For addicts, drug addicts, alcoholics, or sex addicts, gambling addicts, different addictions. Questi programmi in 12 passi, 12 fasi, sono quelli che si usano per i casi di dipendenze da alcol o da droghe varie. And it's for people who can't give up their addiction. E per persone che non riescono ad abbandonare le loro assuefazioni. And so they tell them that if you could have already given up your addiction by your own power, you would have already done it. You would have been successful. E gli viene spiegato che se fossi capace di liberarti dalle tue dipendenze con la tua forza, ci saresti già riuscito. Vuol dire che non ci riesci. But you tried and you failed. Perché ci hai provato, ci hai riprovato e hai fallito. That means you couldn't do it on your own. Vuol dire che non ce la puoi fare da solo. So a few years ago I was writing a book. Qualche anno fa stavo scrivendo un libro. And asking the question in the book, do we need a guru? E nel libro riportavo la domanda, abbiamo bisogno di un guru? And the answer is, look at yourself. You still have a body. You didn't figure it out. You didn't figure out how to get out of here. You must need a guru because you can't do it on your own. You would have already done it on your own. E la risposta è il nostro corpo stesso. Se siamo ancora in un corpo materiale, vuol dire che non ce la facciamo da soli e vuol dire che abbiamo bisogno di un guru. The same idea. La stessa idea. If I could do it on my own, I would have already done it. I had enough lifetimes to try. Se potessi farcela, se avessi potuto farcela da solo, ce l'avrei già fatta. Non sarei rimasto per così tante vite. So, Prabhupada said, if you want a guru, you have to approach him like a fool. Prabhupada dice, se vuoi veramente un guru, devi avvicinarlo come se fossi uno sciocco. And you don't approach a guru like, well, I know a lot, maybe you can tell me a few things I don't know. Non puoi avvicinare il guru pensando, io so già tante cose, vediamo se mi può dire qualcosina in più. You know that Buddhist aphorism, pour out the cup, empty the cup out, and then you can actually hear. C'è il famoso aforisma buddista che dice che quando svuoti un vaso o svuoti il bicchiere, allora puoi sentire il suono. Emptying the cup means I don't know and I need you to tell me. Svuotare il bicchiere significa in senso metaforico che noi non sappiamo e abbiamo bisogno di sapere.
Prabhupada said, So, Srila Prabhupada diceva, when you approach a guru, you should approach as a fool. quando avvicini il guru devi avvicinarlo come se fossi uno sciocco And then you get instruction. e poi ricevere istruzioni And then you don't act like a fool, e allora non agirai più come uno sciocco, but you always think like you're a fool. ma dovresti sempre pensare di essere uno sciocco, But you don't act like a fool. ma non devi più agire come uno sciocco. It kind of doesn't make sense, does it? Sembra che non abbia senso. I think I'm a fool, but I don't act like a fool. Pensare di essere uno sciocco, ma non agire più come uno sciocco. What did Prabhupada mean? He meant that the first quality of a disciple is to be humble, like I don't know everything. Quello che Prabhupada intendeva era che la prima qualità di un discepolo è di sentirsi uno sciocco, di non sapere tutto. So that's the principle of guru. One of the principles. E questo è uno dei principi del guru. On my own, I cannot do this. Da solo non ce la posso fare. Now, Vabbè, non si può fare, pazienza. Prabhupada used to say, we're not qualified to serve Krishna, so Krishna will send somebody. Prabhupada diceva che noi non siamo qualificati per servire Krishna e allora Krishna ci manda qualcuno per aiutarci. He'll take our service and he'll offer it to Krishna. E il guru è colui che prende il nostro servizio e lo offre a Krishna. So you respect him as God's representative. E così lo rispettiamo come rappresentante di Dio. And so we developed great love for Prabhupada, even when we didn't have much love for Krishna. E così abbiamo sviluppato un grande amore per Srila Prabhupada, anche se non abbiamo un grande amore per Krishna. And that's interesting, isn't it? Non mi sembra interessante questo? Someone would have great love for their guru, but not much love for Krishna. Che a volte abbiamo un grande amore per il guru e non così tanto amore per Krishna. And Krishna would take that love for the guru as love for him. Ma Krishna considererà quell'amore per il guru come amore per lui. And so Krishna would say, if you love the guru, then I love you, because I love the guru also. E Krishna dirà, se tu ami il guru, allora anch'io ti amo perché we both love the guru, so we must love one another. Siccome entrambi amiamo il guru, allora dobbiamo amarci anche a vicenda. You know? If you like this politician and I like this politician, then we like one another. Se a te piace quel politico e anche a me piace quel politico, allora vuol dire che dobbiamo piacerci anche tra di noi. Now, you asked a question about initiation and Siksha Guru. There's some interesting things Prabhupada said that aren't commonly known. E riguardo alla domanda che hai fatto riguardo l'iniziazione, ci sono delle cose interessanti che Prabhupada ha detto a riguardo. And the things he said were that the real acceptance of the Guru is the acceptance of the instructions. Or the real initiation is the acceptance of the instruction. Srila Prabhupada diceva che la vera iniziazione è quando accettiamo le istruzioni del Guru. He said to be in disciplic succession is to accept the disciplic conclusion. What is the conclusion of the teachings of the spiritual masters? Situarsi nella successione disciplica significa situarsi nelle conclusioni della successione disciplica, cioè le istruzioni del Guru. So it's the knowledge. You're actually being initiated into the knowledge. The knowledge is what's important. Quindi in realtà noi veniamo iniziati nella conoscenza e la conoscenza è l'elemento più importante. And so often Prabhupada said initiation was just a formality, but the essence is the knowledge that you received. E a volte Prabhupada ha detto che l'iniziazione è solo una formalità, ma la cosa più importante è la conoscenza che noi acquisiamo dal Guru. And sometimes we misunderstand that, and we think that if you're not initiated, it's kind of like you're just lost
in outer space and there's no hope for you. E a volte comprendiamo male questo punto e pensiamo che se non siamo iniziati siamo persi nello spazio e non c'è speranza. Your real connection is through the knowledge. Ma la nostra vera connessione è attraverso la conoscenza. So that means I was born in ignorance, now I have a guru, and now I have light. I'm connected. E questo è il significato dell'aforismo che siamo nati nell'ignoranza, ma il guru, abbiamo trovato un guru che ci ha dato la luce. So all of you are connected to Prabhupada. Tutti voi siete collegati con Srila Prabhupada. Or should be. Oppure dovreste esserlo. Yeah. So Prabhupada is your Param Guru. Prabhupada è il vostro Param Guru. Your grandfather guru. Il vostro nonno guru. And for future generations, he'll be the great-grandfather guru. E per le future generazioni sarà il bis-bis-nonno guru. And so as soon as you come in touch with Prabhupada and his books, you've actually made a connection with the disciplic succession. Non appena entrate in contatto con Srila Prabhupada e i suoi libri, avete immediatamente accesso alla successione disciplica. One time Prabhupada said something amazing. Una volta Srila Prabhupada ha detto una cosa sorprendente. And the devotee asked him, how will people who never meet you, who get your books in some remote part of the world, take initiation from you? I devoti gli chiesero come possono le persone che non ti hanno mai visto, che hanno preso i tuoi libri da chissà quale parte del mondo, prendere iniziazione da te. And Prabhupada didn't have a problem with that. E Prabhupada non aveva nessun problema con questo. He said, reading my books is their initiation. Prabhupada disse, se leggono i miei libri, quella è la loro iniziazione. That's unusual. We don't normally hear that. Questo è veramente insolito, di solito non So it's the same point. The connection, the real connection with the guru is the knowledge you receive. Quindi è lo stesso punto, la vera connessione col guru è attraverso la conoscenza che riceviamo. And if you follow that, then in a sense, in a broad sense, you're actually already initiated. E se le seguiamo questa conoscenza, queste istruzioni, in un certo senso siamo già iniziati. And then when you take initiation, you're formalizing e quando prendiamo iniziazione stiamo formalizzando questa relazione. Now, nobody should take initiation by force. Ovviamente nessuno dovrebbe prendere iniziazione per forza. It should be natural when you're qualified. Dovrebbe venire naturalmente quando siamo qualificati. And inspired. E ispirati. And so sometimes we feel this pressure. If I don't take initiation, then what if I die? Maybe, my life is ruined. A volte sentiamo questa pressione. Se non prendo iniziazione e poi lascio il corpo, avrò sprecato, rovinato la vita. You should take initiation, but when you're ready. Quindi dovremmo tutti prendere iniziazioni, ma quando siamo pronti. And you have Prabhupada, you have his books, you have his devotees, so you are connected. E quindi avete Srila Prabhupada, avete i suoi libri, avete i suoi devoti, quindi siete già connessi. And then when you're ready, you formalize it. E quando siete pronti, formalizzate con l'iniziazione. I have another story that you may have never heard, another unusual story. Un'altra storia insolita che forse non avete mai sentito. I collect unusual stories. Io faccio la collezione di storie insolite. At least I remember them. Almeno quelle che mi ricordo. So there was one man who was helping build the temple in Mumbai, in Juhu. C'era un signore che stava aiutando a costruire il tempio a Mumbai, a Juhu. And he was chanting 16 rounds. E cantava 16 giri al giorno. He was very devoted to Prabhupada. Ed era molto devoto a Srila Prabhupada. And they had apartments on the property in Juhu, and he was building apartments for the devotees on the second floor of those apartments, or the third floor. E c'erano degli appartamenti a Juhu e lui stava costruendo un appartamento al secondo piano per i devoti. Yeah. So all the devotees were telling him, why don't you take initiation from Prabhupada? E così tutti i devoti gli dicevano, ma perché non prendi iniziazione da Srila Prabhupada? And he didn't really feel qualified.
e lui non si sentiva qualificato. So he went to Prabhupada and he said, Prabhupada, all the devotees are telling me to take initiation. E così andò da Srila Prabhupada e disse, Prabhupada, tutti i devoti mi dicono che dovrei prendere If l'iniziazione I don't take initiation, I won't go back to Godhead. e che se non prendo l'iniziazione non tornerò da Dio. And Prabhupada said to him, he said, no. E Prabhupada gli disse no. Prabhupada disse no. You understand no, right? Yes. Capite no. Capisco no? Capicite no? Yeah. So Prabhupada said, no, as you are building these apartments for Krishna, he's right now building your apartment in the spiritual world. E Prabhupada disse, siccome stai costruendo questo appartamento per Krishna, Krishna ti sta costruendo un appartamento nel mondo spirituale. And it's very nice. Ed è molto bello. So I don't want to minimize initiation. Quindi non voglio minimizzare l'iniziazione, But I want you to understand the essence of it. ma desidero che voi capiate l'essenza del significato, It's that guidance you get. che è l'essenza della guida che ricevete. And then at the official time of initiation, everything is made official like at a marriage. E quindi il momento ufficiale dell'iniziazione è un po' come il matrimonio. Prabhupada waited 11 years to take initiation. Prabhupada aspettò 11 anni prima di prendere l'iniziazione. But he later said that when I first met my guru, I accepted him as my spiritual master. I accepted him in my heart, that he's my guru. Ma lui aveva detto che fin dal primo incontro aveva accettato il suo guru nel cuore, le istruzioni del suo guru nel cuore, quindi era già il suo guru. I'm not exactly sure why he waited so long, but he didn't think it was immediately necessary to take initiation. Non sono sicuro perché Srila Prabhupada abbia aspettato così tanto per prendere iniziazione, probabilmente non la considerava così urgente. Because he already had accepted him within his heart. Perché lui l'aveva già accettato nel cuore. So that's important. Questa è la cosa importante. Now, the Diksha Guru obviously is the one who initiates. Ovviamente il Diksha Guru è colui che dà l'iniziazione. And the difference between the Siksha Guru and the Diksha Guru is the Siksha Guru does not initiate. E l'unica differenza fra il Siksha e il Diksha Guru è che il Siksha Guru non dà iniziazione. Just like for many of you, maybe all of you, Tredas and Krishna Loka are your Siksha Gurus. Come per molti di voi, Krishna Loka e Tredas e Krishna Loka sono i vostri Siksha Guru. And maybe if Tredas were willing to initiate, you would take him as your Diksha Guru, but he's not initiating. So you have to find another Diksha Guru. E magari quando Tredas Prabhu lo deciderà, lui potrete essere iniziati da lui. Tredas is karma free. He wants to stay karma free, I think. Ma per adesso Tredas preferisce rimanere karma free e continuare a istruire. Mahatma Prabhu, you can have them. You can take their karma. Mi sta invitando, Mahatma Prabhu, prego, prenditi pure tu il karma. So let's say someone in Italy wants to become my disciple, but they may have a closer relationship with Tredas. For so many years, they may have a relationship with him. And it may even be closer than their relationship with me. Quindi mettiamo che qualche devoto in Italia voglia prendere iniziazione da me, ma una relazione molto più stretta con Tredas Prabhu. Yeah, so it's not that the relationship with the Diksha Guru is the only relationship, or necessarily in every case the strongest. It could be stronger with the Siksha Guru. Non è che la relazione col Diksha Guru deve essere per forza la più forte o la più stretta. Può essere più forte quella col Siksha Guru. Tredas, I think the Siksha Guru gets karma also. Tredas, penso che anche lo Siksha Guru si prenda un po' di karma. Yeah, I think so. I feel like that. Penso e sento che è così. Sometimes I give class and I feel like I got everyone's karma after the end of the class. A volte quando do la lezione mi sembra di prendermi il karma di tutti quanti alla fine della lezione. I don't know if I haven't found the Shastric reference. It's just sometimes I feel like that.
Non ho trovato i riferimenti shastrici, You ma have a reference? una sensazione. Hai qualche I was saying riferimento? that I remember that Prabhupada wrote to us when said if anything happens in the temple, if you recommend temple presidents, then you get part of the. I remember Prabhupada said that you get some of the reaction. Yeah. Ricordo che Srila Prabhupada ha detto che se Even when Prabhupada was president, said they get some of the. Che se le autorità del Tempio, il presidente del Tempio raccomandano qualcuno che non è poi qualificato, si prendono anche loro una parte delle reazioni karmiche. So generally when we say Siksha Guru, it generally means that you have a relationship of service or you have a similar relationship that you would have with the Diksha Guru. Generalmente quando si parla di Siksha Guru ci si riferisce a una relazione di servizio simile a quella che si ha col Diksha Guru. Then sometimes the question comes up, well, how do I know who my guru is? A volte sorge la domanda, come faccio a sapere chi è il mio guru? And when this question was asked to Prabhupada, he said, find that person you can surrender to. E quando questa domanda veniva fatta a Prabhupada, diceva, cerca quella persona a cui tu sei in grado di arrenderti, di Because you have sottometterti. tad bidi pranipatena, inquire from the guru and surrender. So Tadvidi pranipatena significa bisogna fare domande al guru e sottomettersi. so someone who inspires you to surrender to Krishna. A qualcuno che ti ispira a sottomettersi a Krishna. But there's something else that sometimes is overlooked. Ma c'è anche qualcos'altro che a volte viene un po' trascurato. Sometimes we come to Krishna consciousness and we're looking for a guru and we haven't established our relationship with Prabhupada. A volte veniamo nel movimento e cerchiamo un Diksha Guru, ma non abbiamo ancora stabilito la nostra relazione con Srila Prabhupada. Because for you, your most important relationship is with Prabhupada. Perché per voi la relazione più importante è quella con Prabhupada. And your guru will help you become closer to Prabhupada. E il vostro guru vi aiuterà ad avvicinarvi a Srila Prabhupada. So you find that person. How do you know who your guru is? Because he can help you. You find that person who you feel can help you get closer to Prabhupada. Quindi il guru è quella persona che vi aiuta a sentirvi più vicino a Srila Prabhupada. And all the gurus are just humbly trying to serve Prabhupada. E tutti i guru stanno cercando umilmente di servire Srila Prabhupada. Tutti guru. Sounds funny to me. Tutti guru, like tutti frutti. Yes. Tutti gurus. So ISKCON is a unique situation in the history of Vaishnavism. L'ISKCON è una situazione unica nella storia del Vaishnavismo. Because traditionally the guru has his own ashram Perché and he has his own disciples. Tradizionalmente un guru ha il suo ashram e ha i suoi discepoli. And before he dies, he appoints one disciple to continue as the head of the ashram. E prima di morire lui incarica un suo discepolo a diventare il capo dell'ashram e a continuare. But we have many gurus. Ma noi abbiamo molti guru. And we have an organization. Noi abbiamo un'organizzazione. So the whole history of Gaudiya Vaishnava, there's never been an organization. Quindi with multi-gurus like this before. In tutta la storia del Vaishnavismo Gaudiya non c'è mai stata un'organizzazione con così tanti guru. And there have never been gurus who weren't born in India. E non ci sono mai stati dei guru che non fossero nati in India. Did you know that? Lo sapevate questo? ISKCON is the first time in the history of Gaudiya Vaishnavism when a guru was not an Indian. Quindi l'ISKCON è per la prima volta nella storia ha creato questi guru che non sono originari dell'India.
So, I don't know how to say this, but let me see if I can say it right. Quindi vediamo se riesco a Maybe we can say it's the first time in history where the gurus didn't have the traditional qualifications of guru. E forse potremmo dire che è per la prima volta nella storia che i guru non hanno quelle qualificazioni tradizionali. Yeah, traditionally the gurus were mostly liberated souls who come from the spiritual world. Tradizionalmente il guru è quell'anima liberata che discende dal mondo spirituale. Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, you just go back. These are all like liberated souls descending. Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda sono tutti guru che sono discesi direttamente dal mondo spirituale. Ok. My internet connection's not so good. No, So, in our particular situation, Prabhupada is this very exalted, liberated souls, and we are just trying to humbly serve him. So he's the main guru that we direct everyone towards. Quindi nella nostra situazione particolare, Srila Prabhupada è quell'anima, quel puro devoto guru, e noi stiamo cercando di avvicinarci a lui, servirlo. So our disciples are Prabhupada's disciples. Quindi i nostri discepoli sono in realtà discepoli di Srila Prabhupada. And also members of ISKCON. E sono anche membri dell'ISKCON. Not part of our personal movement, personal ashram, like that. Non sono parte del nostro movimento personale, del nostro ashram personale. Yeah. So none of those of us who initiate really feel that we're qualified to do this. Quindi nessuno di coloro che danno iniziazione si sente qualificato, veramente qualificato per darla. But at the same time, Prabhupada asked us to do it, and that we know that if we give our disciples his instructions, they will advance. Ma allo stesso tempo Srila Prabhupada ci ha chiesto di farlo, e noi sappiamo che se diamo ai nostri discepoli le sue istruzioni, loro faranno avanzamento. So we all feel unqualified. Quindi tutti ci sentiamo squalificati. But we feel that if we can give you Prabhupada, then that's our qualification. Ma sentiamo che se vi diamo Srila Prabhupada, questa è la nostra qualificazione. So the current gurus feel very small in comparison to Prabhupada. Quindi i guru attuali si sentono molto piccoli in confronto a Srila Prabhupada. So, do we have any questions, or there was something I didn't cover, Krishnangi? Avete altre domande o c'è qualche cosa che a cui non ho risposto, Krishnangi? I don't remember all the things you wanted me to cover. I think I covered them, but maybe I didn't. Oh, you wanted me to say something about my relation with Prabhupada? Volevi che dicessi qualcosa riguardo la mia relazione con Prabhupada? Yes, please, Guru Maharaj. Yeah, I always felt that Prabhupada was so exalted that I was completely unqualified to serve him. Io ho sempre sentito Srila Prabhupada così elevato che io ero completamente squalificato per servirlo. Prabhupada was in another league. Prabhupada era un altro livello. I still feel like that. E mi sento ancora così. And the only way I could explain this is you would have to meet Prabhupada, then you would understand. L'unico modo in cui potrei spiegarlo è che dovreste incontrare Prabhupada, allora potreste capirlo. There are many, many exalted devotees on this planet, no question. Ci sono molti devoti elevati, elevatissimi sul pianeta, non c'è dubbio di questo. Prabhupada, he comes from a different neighborhood. Ma Prabhupada viene da un'altra vicinità. You know that neighborhood where all the super wealthy people live on the top of the mountain? And we kind of come from down in the
Sapete, sono quei the quartieri, middle class neighborhood or lower class. ci sono quei quartieri elevati dove vivono solo le persone straricche. Ecco, l'esempio, quello che Prabhupada veniva da una dimensione più elevata di tutte le altre. But we know if we try to serve him, he'll use us to do something. Ma sappiamo che se noi desideriamo servirlo, lui ci ingaggerà, ci utilizzerà per fare qualcosa di buono. Mm. There is a question from Facebook. Okay. Claudia, she's asking what is the difference between ISKCON Guru and Gaudiya Math Guru? C'è una domanda da Facebook. Claudia chiede che differenza c'è fra un guru ISKCON e un guru Gaudiya Math. The main difference would be their relationship with Srila Prabhupada would be different. Possiamo dire la principale differenza starà nella relazione con Srila Prabhupada. Did you hear that? Because my internet Yes. is not good. Yes, you heard yes. that? Yeah. The That's main the main. difference. Their relationship with Prabhupada would be a little different than ours. Sì, la relazione con Srila Prabhupada sarà differente fra quella di un guru ISKCON e quella di un guru Gaudiya Math. And of course, publishing and distributing his books would not be their main seva. E naturalmente per un ISKCON della Gaudiya Math di pubblicare e distribuire i libri di Srila Prabhupada non sarà la priorità, il servizio. And that's the basic difference. The relationship they have with Prabhupada is different than ours. Questa è la differenza fondamentale nella relazione con Srila Prabhupada. Some other questions on chat. Okay. One is, what does it mean to be ready for initiation in a deeper sense? Many followed our regular principles for some times and have chanted 16 rounds, but then after took another path. Quindi qual è la qualifica essenziale per prendere l'iniziazione? Quella di seguire i 4 principi regolatori, di cantare 16 giri. Traduco io. Aspetta, la traduce Tradas. Cosa significa di essere pronto per l'iniziazione in un senso più profondo? Tanti hanno seguito i principi regolatori per un po' di tempo e poi hanno cantato 16 giri, ma dopo sono andati via o ho preso un'altra via. Well, the principle of initiation is that you're vowing to follow Krishna consciousness for your whole life. Il principio dell'iniziazione è che uno fa il voto, si impegna a seguire i principi della coscienza di Krishna per tutta la vita. So Prabhupada expected that those who took initiation would keep their vows for life. That was the hope. Srila Prabhupada si aspettava e sperava che chi prendesse iniziazione mantenesse i voti per tutta la vita. But sometimes he said, with first initiation, we'll give them a chance. We can be more liberal. But with second initiation, we will be very strict. E a volte Prabhupada ha detto che con la prima iniziazione c'è un po' più di liberalità, ma con la seconda iniziazione bisogna essere molto stretti. There was an initiation in Dallas, Texas. I think maybe, Tradas, you might have been there at that time. Forse Tradas Prabhu eri presente a quell'iniziazione che c'è stata a Dallas in Texas. I was there for the one in Chicago with the Radha Damodar group. When you were in Dallas, was there initiation when you were in Dallas? Do you remember some of the ladies got initiated? No, with Tamal Krishna Maharaj? I mean, I was never in Dallas. I don't remember. Anyway, there was at the time of initiation, one of Tamal Krishna Maharaj's godbrothers said, you know, half the people you're initiating will leave Krishna consciousness. In questa iniziazione un confratello di Tamal Krishna Maharaj disse che a volte sappiamo che Lunedì siamo aperti. Sì.
No. Uno dei suoi confratelli diceva, sapete che metà di queste persone a cui sta dando iniziazione lascerà coscienza di Krishna. Se ne andranno. Se ne andranno. And Mara, I said, I know, but I don't know which ones are going to leave and who are going to be part of the 50% that stay and who will be 50% that go. Maharaj disse, lo so, ma non so quale 50% se ne andrà e quali rimarranno. So that's the idea of giving everyone a chance. Quindi l'idea è quella di dare a tutti la possibilità. But for second initiation, it means that you should be situated nishta, steady. Ma la seconda iniziazione significa che noi siamo situati nel livello di nista, stabili. But having said that, Prabhupada was not happy if someone didn't keep their vows. He expected they would. Ma detto questo, Prabhupada non era felice che qualcuno trascurasse i voti, voleva che venissero seguiti per tutta la vita. You can have a very deep relationship with your guru before you're initiated, so you don't have to take initiation until you're ready. Potete avere una profonda relazione col vostro guru anche prima dell'iniziazione, quindi non dovete prenderla se non vi sentite, finché non siete pronti. It's not like you don't have. Non è che non dovete prenderla. But at some point you want to publicly formalize it, and then you do it. Ma a un certo punto è normale che vorrete formalizzarla attraverso l'iniziazione. Even if you wait to make sure for many years, it doesn't mean that affects your relationship. E anche se aspettate diversi anni prima di prendere l'iniziazione, questo non significa che influenzi la relazione col guru. I always encourage devotees to find someone that they can take guidance from, even if they don't feel they're ready for initiation. Anch'io di solito incoraggio i devoti a cercare qualcuno da cui prendere istruzione e guida anche senza questa iniziazione, senza enfatizzare l'iniziazione. So, take initiation means you have faith in this person, that they can guide you. Prendere iniziazione significa avere fede che quella persona, quel guru, ci possa guidare. And sometimes when I give initiation, I joke with the devotees and I say, "You sure you want to do this?" E a volte quando qualcuno mi chiede di prendere iniziazione da me, io scherzo col you actually want to surrender to somebody, give up your independence, do what they ask you? Ma sei sicuro che vuoi proprio prendere iniziazione? Sei sicuro che vuoi rinunciare alla tua indipendenza e sottometterti? You want to give up your independence? Just do what your guru tells you? E fare tutto quello che il guru ti dice e rinunciare alla tua indipendenza personale? You have to think about that. It's not easy. It's not easy. Quindi bisogna pensarci bene, non è una cosa così facile. E come si fa? Ah, c'è un'altra domanda. There's another question from Daniele. Okay. He says, how do you pray for your guru? How do you pray for your guru? What are the feelings, intentions, and emotions besides your words, mantras, formulas? How would you like your disciples praying for you? Oh, usually it's the other way around. Come preghi per il tuo maestro, quali sono i sentimenti, le intenzioni e le emozioni oltre alle tue parole, mantra e formule? Come vorresti che i tuoi discepoli pregassero per te? Usually it's the other way around. Di solito va nell'altro senso. Generalmente era il contrario. Sometimes you can pray for the health and well-being of your spiritual master. Di solito possiamo pregare per la salute e il benessere del maestro spirituale. Praying for the spiritual advancement is the duty of the guru for the disciple, not the disciple for the guru. Ma pregare per l'avanzamento spirituale è il dovere del guru verso il discepolo e non del discepolo verso il guru. There is some cases where a guru may experience difficulty. Ci possono essere dei casi in cui i guru affrontano delle difficoltà. Then the disciple might pray to Krishna, please help my guru. E il discepolo può pregare Krishna, per favore aiuta il mio guru. But hopefully you won't have to go through that. Ma si spera che non dobbiate
fare questa esperienza. But generally, it's the duty of the guru to pray for the disciple. Ma generalmente è il dovere del guru pregare per i suoi discepoli. You can pray to the guru that you can follow him. Potete pregare il guru di poterlo seguire. You don't have to worry so much about him following. You have to worry more about you following. Non dovete pregare troppo che lui segua, ma che voi riusciate a seguirlo. It's kind of awkward for the disciple to pray for the spiritual advancement of the guru. Quindi è un po' strano che un discepolo preghi per l'avanzamento spirituale del suo guru. The disciple prays to be a better servant. Un discepolo prega di diventare un miglior servitore. And then the guru prays for the well-being of the disciple, spiritual well-being. Il guru prega per il benessere spirituale del discepolo. Was there anything else to the question? I was having a hard time hearing it. Did I answer everything, or was there something more? Yes. I think we covered it. What's the emotions and sentiments? Anyway, I think you covered the idea. C'è altre domande in Facebook? No. More? No, so far. Qualche altra domanda? Sì, io ho una domanda, un'altra domanda. Okay. Yes, I wanted to ask you if you can elaborate more about living our independence and say whatever Guru tells you. It's quite strong. I can imagine persons hearing it for the first time. I would say, oh, okay, I can leave this conference. So you can elaborate, please, on that more. Thank you very much. In italiano, Ayatakshi. Dilla in italiano. Ok. Ho chiesto se poteva elaborare quello che aveva già detto, che avere guru vuol dire lasciare la nostra indipendenza e fare tutto quello che il guru ci dice di fare. Mi sono immedesimata a chi magari sente per prime volte queste affermazioni che sono abbastanza intense, ecco. Thank you. Can you say that? I'm going to turn up my volume. Can you say that question again? Okay. My question was if you can please elaborate on the point you said that having a guru it means that you are leaving your independence and that you will do whatever guru tells you. So I was thinking, what about a critical mind? Yeah, you can. It's a quite heavy, strong affirmation. I was thinking about the persons who are hearing it for the first time. It might be intense. Surrender, the word surrender? Surrender, leaving independence, like you're leaving your independence, you do whatever the other person outside of you tells you. So you just leave your brain, you are becoming a yes man. Is it like this in our sampradaya, in our school, in our bhakti school? Thank you very much. I was actually exaggerating a little bit, trying to scare you all. In realtà ho un po' esagerato, vi ho spaventato un po' tutti. Well, you remember I said, well, you go to the guru and you say, I don't know anything. Then he enlightens you, and then you take that knowledge and then you act. Ricordate che quello che vi ho detto prima, che una persona dovrebbe andare dal guru sentendo di non sapere nulla e ricevere la conoscenza dal guru e poi usarla per migliorare. And you use your intelligence. E poi usare la nostra intelligenza. To try to follow what he says. So you're not a robot.
per cercare di seguire quello che ci dice, non siamo dei robot. But the original point I made was, if we're too independent, then we'll just stay in the material world forever. Ma il punto che volevo fare è che se vogliamo essere troppo indipendenti, rimarremo in questo mondo materiale. So your guru wants you to use your intelligence. Quindi il guru vuole che tu usi la tua intelligenza to understand how to serve. per comprendere come servire. But the word surrender in my dictionary is synonymous with the word love. Ma la parola arrendersi, sottomettersi nel mio dizionario è un sinonimo di amore. Because if there's no love, how can you surrender? Perché se non c'è amore, come potete arrendervi, sottomettervi? And if there is love, why wouldn't you want to surrender? E se c'è amore, voi vorrete arrendervi, sottomettervi. I was once distributing books. Una volta stavo distribuendo libri And these people were saying, somebody said to me, "You're working hard for your guru just to give him money." e qualcuno mi disse tu lavori duro per il tuo guru solo per dargli soldi. And I said, and you're working hard for your family just to give them money. So what's the difference? It's love. It's just a question of who you love. E io gli ho detto, tu lavori duro per fare soldi, per dare i soldi alla tua famiglia, quindi perché lo fai? Per amore, è sempre una questione di amore. You're surrendered to your wife, to your children. You want to make them happy. Tu ti sottometti a tua moglie, ai tuoi figli, li vuoi vedere felici. So, life is not devoid of surrender. La vita non è priva di sottomissione. But I think the other point I made that's very important, where Prabhupada said, that person should inspire you. Penso che un altro punto importante che Prabhupada diceva che la persona, il guru, è colui che è in grado di ispirarti. I was so inspired by Prabhupada that I just felt like whatever you ask me to do, I'll do it. I want to do it voluntarily. That's my happiness. Io ero così ispirato da Prabhupada che qualsiasi cosa mi avesse chiesto ero pronto a farla, non vedevo l'ora di farla. And in following his instructions, I never felt like brainless or brainwashed. E nel seguire le sue istruzioni non mi sono mai sentito senza cervello o di aver fatto un lavaggio del cervello. I felt like I'm more intelligent now than I've ever been, because he's given me so many instructions and I use my mind to understand and then follow. Mi sentivo più intelligente che mai perché lui mi dava così tante istruzioni che mi stimolavano a usare l'intelligenza su come seguirle. I came up with so many ways to understand the philosophy and so many ways to serve. So I was using my intelligence. Quindi mi venivano offerti così tanti modi di servire, quindi potevo impegnare la mia intelligenza per capire i vari modi per poter servire. When Tredas and I were young, quando io e Tredas eravamo giovani, there was a band called the Jefferson Airplane. C'era un gruppo musicale che si chiamava Jefferson. Their most popular song was "Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? E la You better find somebody to love." E una delle canzoni più belle di questo gruppo era tu hai bisogno di qualcuno da amare, tu cerchi qualcuno da amare, tu... The Prabhupada said, you will love somebody, and if you can't find somebody, you find a dog. Love your dog, but you want to love somebody. So we're loving the Guru. People think that's crazy, but it's natural. Prabhupada diceva che se non abbiamo nessuno da amare, alla fine ameremo un gatto o un cane. Quindi tanto vale dirigere il nostro amore verso un Guru, che è la cosa migliore. It is said, unfortunately I don't know where, but it's said, you don't understand, the day you understand love is the day you meet your guru. Then you understand what love is. C'è un detto che non mi ricordo da dove ho letto, ma dice che il giorno che tu incontri il tuo guru potrai comprendere che cos'è l'amore. I think we can honestly say before we met Prabhupada, we didn't really truly love anyone, not even our own parents. E posso onestamente dire che prima di che incontrassimo Prabhupada
non sapevamo veramente cosa significava amare, neanche i nostri stessi genitori. So, surrender should be a byproduct of love. You want to, you're not forced to. Quindi la resa è un sottoprodotto dell'amore. Noi vogliamo arrenderci per amore. But you will surrender to something, for sure. Ma sicuramente uno deve arrendersi, sottomettersi a qualcosa. But where will that surrender take you? That's the question. Ma la questione, la domanda è: dove ti porterà questa resa, questo abbandono? When I met Prabhupada, one of the thoughts I had was, here's the father I never had. Quando ho incontrato Prabhupada, il mio primo pensiero è stato: questo è il padre che non ho mai avuto. Yeah, I want a father like tell me what life's about. Nobody told me what life's about. And Prabhupada comes and tells me, it's like, here's the person I've been looking for. Quindi volevo un padre che mi dicesse cosa fare della vita, che cos'era la vita, e non l'avevo mai trovato finché non ho trovato Prabhupada. So, naturally, we love him for doing that. Quindi naturalmente noi lo amiamo per quello che ha fatto per noi. And we want to give back. E vogliamo ricambiarlo. So one devotee said, Srila Prabhupada, how can we pay you back for all you've given? E a volte i devoti chiedevano: Prabhupada, come possiamo ripagarti di tutto quello che ci hai dato? Prabhupada said, you can't. E Prabhupada rispondeva: non potete. It's too expensive. È troppo costoso. He said, you'll have to spend your whole life trying to pay back, but you never will be able to, but you have to try. Anche se impegnate tutta la vita per cercare di ricambiare, di ripagare, non potete farcela, però dovete provarci. And we're still trying to pay back. E noi ancora stiamo cercando di ripagarlo. It's like whenever you think it's difficult, you just think, well, I'm trying to pay back Srila Prabhupada, so difficulty is just part of what I have to undergo. E quindi anche se pensate che sia difficoltoso, dovrete dire comunque devo provarci, perché questo è l'unica cosa che posso fare, cercare di ripagare Prabhupada. We have 3 more questions. I just want to say, that verse, Namasheshtam Satyapi, it's a verse which describes all the gifts that the disciple gets from the Guru, the holy name, the deity, Vrindavan. And that's how a disciple feels. You've given me everything. So how can I ever pay you back? C'è un verso che dice che il Guru dà tutto al discepolo, gli dà il santo nome, le divinità, Vrindavana, e quindi come può ripagarlo? Come può? What did you get from Prabhupada? You got Vrindavan, Radharani, Kirtan, Srimad Bhagavatam. I mean, just go down the list. How could you not want to give back? Cosa abbiamo ricevuto da Prabhupada? Abbiamo avuto Radharani, lo Srimad Bhagavatam, il Kirtan, così tante cose, infinite cose che come possiamo non cercare di ripagarlo? Okay, more questions. 3 more? Well, there's 3 more on the board here. One is Vrindavaneshwari Devidasi. I'll read it first in Italian, then I'll translate for you. Okay. Se ci si sente più ispirati dallo Siksha Guru che dal Diksha Guru, che relazione deve avere col Diksha Guru se si sente più ispirato da lui? Allora, she's asking if you're more inspired by the Siksha Guru than you are than the Diksha Guru, and what relationship should you have with the Diksha Guru, even though you feel more inspired by the Siksha Guru? You should have a respectful relationship. Dovreste avere una relazione di rispetto per entrambi. Just because this relationship gets better doesn't mean this one gets worse. Non è che perché la relazione col Siksha Guru migliora e migliore devi mancare di rispetto al Diksha Guru. It's not like I have a girlfriend and I found a better girlfriend, so okay. Non è come avere una fidanzata, un fidanzato e poi ne trovi uno migliore e lasci quell'altro. And you can think, by the mercy of my Guru, I have this Siksha Guru. It's his blessing. Dovresti pensare, per la misericordia del mio Diksha Guru ho ottenuto questo Siksha Guru. And if
Especially if the Diksha Guru is, yes, take shelter of the Siksha Guru, then it makes it so much easier. Specialmente se il... Sorry, I lost the point. If the Diksha Guru is very happy that you have this Siksha Guru, it makes it very easy for you. E soprattutto se il Diksha Guru è molto felice che tu abbia trovato quello Siksha Guru, questo rende tutto più facile per te. It's all big, one happy family. E quindi avremo una famiglia felice. You know, have you ever, you know, you've gone to college or high school and you have one teacher that's amazing, that teaches you things your parents never taught you. So you become attached to that teacher, but he's not exactly like your father, but you have a special relationship because you've learned so much from him, isn't it? È proprio come a scuola o all'università, vi è capitato di avere un insegnante particolarmente brillante che vi ha insegnato delle cose che i vostri genitori non vi hanno mai detto, e quindi è naturale che siate attratti da lui, però non è che questo comprometta la vostra relazione con la famiglia, con i genitori. My conclusion is, this is not a problem. La mia conclusione è che questo non è un problema. Because if relationships develop with devotees, as long as it doesn't minimize or harm any other relationship, that relationship is very valuable for you. Perché ogni relazione che incentiva la nostra relazione con i devoti e non mette a repentaglio, non minimizza quella con gli altri devoti, è sempre benefica per noi. You become attached to a Siksha Guru, it usually happens because it's natural. Se diventare attaccati allo Siksha Guru è abbastanza naturale che accada. Natural. How do you say natural? Naturale. 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 I'll let 3 or 4 more to continue to come. So one is from Monica or Madhukishori. In Italian, quanto ritieni importante la conoscenza personale profonda tra il discepolo e il proprio guru? How much do you feel it is important that personal knowledge, the relationship between the disciple and the guru? I guess it means personal association. Yeah, important that personal knowledge, deep personal knowledge between the disciple and the guru. Personal relationship, maybe. Personal relations, yeah. To know each other. Importante. But, how do you say but? Ma. Na? Ma. Yeah, importante, ma. You believe I used to speak Italian like 50 years ago? Yeah. No. Yeah, 50 years ago I could speak Italian for like 2 years in college. 50 anni fa parlavo italiano, parlavo italiano all'università. I can't believe that because I don't recognize the words so much. Non riesco a crederci che adesso non riconosco così le parole. Personal association is very powerful. La relazione personale, associazione personale è molto, molto potente. If you can only be Krishna conscious in the personal association, then it works against you. Ma se possiamo essere coscienti di Krishna solo attraverso la relazione personale, questo sarebbe contro di noi. Yeah, so you have to take from that personal association and become stronger. Then it's good. Se tu attraverso l'associazione personale puoi diventare più forte, questo è buono. But some devotees can't function without personal associations, and that's not good. Ma se se un devoto non può funzionare senza un'associazione personale, questo non va bene. But Prabhupada said, sometimes you can't get personal association. Prabhupada diceva, a volte non puoi avere una relazione personale. So that's why the words are better, because you can always get the instruction. Sorry, can you repeat? You can always get the instruction, but you can't always get the personal association. So the instruction is more valuable. Sì, quindi le istruzioni sono più importanti della relazione personale, perché a volte possiamo avere... L'associazione personale. He's making mistake every time.
Not from this personal association, the personal relationship, but the personal association, proprio contatto fisico, non della relazione. Una può avere una relazione personale anche dell'associazione fisico-personale. Ok. So we have another couple of questions. I'll give the first in Italian. Di Francesca. Alcune volte il guru può rifiutare il discepolo, come il guru attraverso il suo cuore riconosce e accetta il discepolo. Here's the question is sometimes can the guru refute, give up the disciple, reject the disciple, and just as he, through his heart, he knows and accepts the disciple. There were only, the Shastra says, if the disciple runs away, the guru will run after the disciple and grab onto their hair and pull them back. Le scritture dicono che quando il discepolo lascia il guru lo insegue e lo riporta indietro tirandolo per i capelli. So the guru will never reject the disciple unless the disciple rejects the guru. Un guru non rigetta mai il discepolo a meno che il discepolo non rigetti il guru. There are only 2 disciples I know that Prabhupada rejected. Ci sono solo 2 discepoli che so che Srila Prabhupada ha rigettato. Because they refused to accept his instructions. Perché loro rifiutavano di seguire le sue istruzioni. And then Prabhupada said to him, he said, you don't need a guru. E allora Prabhupada disse a questo devoto, tu non hai bisogno di un guru. And then Prabhupada said, go out and enjoy the material world. E Prabhupada gli ha detto, esci e vai a goderti il mondo materiale. Because he didn't want to listen. Perché non voleva ascoltare. But if someone is just weak, then the guru will never reject them. Ma se un discepolo è solo debole, il guru non lo rigetterà mai. I want to hear a funny story. Volete sentire una storia simpatica? Francesca, you will like this story. Francesca, ti piacerà questa storia. Can we see your lotus face? You're hiding from us. Possiamo vedere il tuo volto di loto? She's hiding. There she is. Ti stai nascondendo. So this person came to take shelter of a guru, and the guru said, tell me about yourself. Una persona venne a prendere rifugio in un guru e il guru gli disse, parlami di te. And he said, I come from a Brahmin family. My parents are all devotees. I've been memorizing the Gita since I'm 5 years old. I chant 32 rounds. E lui disse, io vengo da una famiglia brahminica, i miei genitori sono devoti, io canto 32 giri al giorno, ho memorizzato la Bhagavad Gita. We worship Shalagram Shila in our house. We have arti every night. E a casa nostra adoriamo la Shalagram Shila e facciamo l'arti tutte le sere. The guru said, you don't need a guru, you're doing fine. E il guru disse, ma tu non hai bisogno di un guru, stai già facendo bene così. Then right after that, another person comes and says, I need a guru, but I'm so unqualified. Poi un'altra persona venne da questo stesso guru e gli disse, io ho bisogno di un guru, ma sono così squalificato. I don't always chant my rounds. I'm not steady with the regulative principles. I don't always get up early in the morning. Just a whole list of all the things he doesn't do right. E io non finisco i giri, non mi alzo al mattino, non riesco a seguire i principi. Feci tutta una lista di quello che lui non era capace di fare. And then the guru says, I accept you as a disciple. E il guru gli disse, ti accetto come discepolo. And everybody said, why? E tutti si chiesero, gli dissero, perché? The guru's like a doctor. If a patient comes in and you say, what's wrong with you? And the patient says, nothing. Okay, well, you don't need me. But he comes in with all these diseases. Sit down, let's cure you. E il guru disse, perché il guru è un dottore. Se uno viene e dice che sta bene, che non gli manca niente, a che serve? Invece se uno presenta tutte le sue difficoltà, i suoi problemi, le sue malattie, il guru agisce come un dottore. Lo accetta come paziente. So the guru is not looking for perfection. Quindi il guru non è alla ricerca della perfezione. He's just looking for people who will try to follow. Semplicemente cerca persone che vogliono cercare di servire, di seguire.
So that same idea of surrender, the question about surrender, try. The disciple's trying to be sincere. So the Guru appreciates that. Lo stesso vale per l'idea di arrendersi. Almeno il Guru apprezza se vede che almeno uno si sforza sinceramente. The Guru looks for sincerity, not perfection. Il Guru cerca la sincerità, non la perfezione. 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 I have to practice my accent. Perfezione. 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 I'm trying to do Russian. That's really hard. Oh, that's impossible. Forget it. Don't even try. Niranjan Maharaj has been preaching there for 30 years, and it's still difficult. Yeah. He studied it. And I try sometimes when they're translating to say what they're saying. I very rarely can say it. But Italian's like Spanish, very close to Spanish. Very close. If I speak Spanish, you can understand? Mostly. Más o menos? 80%. One Mexican lady who's listening to the program also. Oh, she can understand. She lives in Prima, Italy. adesso non so più, sono beccato. All right, I'll speak Spanish. So there's a couple of other questions. How do you say question and Domande. Domande, yeah. Domande. Domande. Sounds French. So, okay. Nirala, she asked, I'll say first in Italian, il Guru può comunicare con i suoi discepoli anche da lontano o anche se non più materialmente in un corpo fisico, con mezzi che vanno al di là della comunicazione verbale, esempio in sogno o in altri modi. She asked can the Guru communicate with his disciple from far away, or even if he's left the body? Yes. And also with means that without necessarily communicating verbally, for example, in dreams and in other ways. See. Yes. But the problem is your dream could be also kind of off. So you don't always know if that's really what the Guru is telling you. Ma il problema è che il sogno può a volte essere qualcosa di strano, non hai la garanzia che sia proprio quello che il messaggio che ti vuol dire il Guru. When Prabhupada was asked this question, he said, well, when I'm alive, I can speak to you directly. And then after I go, I speak to you through dreams. Una volta Prabhupada ha detto, finché sono vivo vi parlo direttamente e quando me ne sarò andato vi parlerò anche nei sogni. You know the story, Srila Bhaktisiddhanta spoke to Prabhupada. Sapete la storia di Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta gli apparve in sogno e gli disse di prendere sannyasi. And it happened twice. So if you have the same instruction in a dream twice, then yeah, that's definitely a sign that that's your Guru speaking. E gli capitò 2 volte, quindi se fate lo stesso sogno e il Guru vi dice la stessa cosa, potete dedurre che sia veramente il Guru che vi parla. You're having dreams? Fate sogni? Some of you? Qualcuno di voi ha fatto qualche sogno in relazione al Guru? You're fortunate. Siete fortunati. Another question from Facebook. So, Hare Krishna, se ci si rende conto dopo anni di non essere più ispirati e tutelati spiritualmente dal proprio maestro, come ci si deve comportare? So she asked, if you realize after many years to not be very inspired anymore and guided spiritually by your spiritual master, how should you act? Find a Siksha Guru. Cerca un Siksha Guru. Or many Siksha Gurus. O anche più di uno Siksha Guru. Or many
Yeah, senior devotee relationships. O cerca la relazione con vari devoti anziani, avanzati. Yeah. Sometimes the Siksha Guru may be able to help you more. A volte lo Siksha Guru può aiutarti di più. That's okay. Just remain respectful to your Diksha Guru. But Questo va maybe bene. his instruction may not be so relevant at this point in your life. Ma devi rimanere sempre rispettosa verso il tuo Diksha Guru, anche se le sue istruzioni non sono più così rilevanti nella tua vita. The Siksha Guru may be more relevant, but that's okay. E magari lo Siksha Guru ti dice delle cose più rilevanti e va bene. The more the merrier sometimes. A volte It's an English expression. Più siamo felici, più contenti siamo. Sometimes, yeah. You know, I heard a story today. You probably heard this story. E ho sentito una storia oggi che forse conoscete già. It's a Buddhist story. Una storia buddista. So the disciple says to his guru, how do you become enlightened? Un discepolo chiese al suo guru, com'è che sei diventato illuminato? So there's a tub. He says, come with me to the tub. E cos'è il tub? Like a bathtub. Gli ha detto, vieni con me alla vasca da bagno. He says, fill it up with water. Riempila di acqua. He says, get in the water. Adesso entra nell'acqua. He goes, look, put your head right on the water. Look at the bubbles. E guarda le bolle sulla superficie dell'acqua. Avvicinati con la testa. And then the guru pushes his head under the water. E poi and holds his head down under the water. E poi il guru spinse la sua testa sott'acqua e gliela tenne sott'acqua. And he holds it like 30 seconds or 40 seconds. E è andato avanti per 30-40 secondi. And finally he takes his hand off and the disciple comes up. E alla fine ha tolto la mano e il discepolo tira sulla testa dall'acqua. Gurudev, what are you doing? E ha detto, Gurudeva, ma che cosa stai facendo? I am answering your question. E lui disse, sto rispondendo alla tua domanda. When you want enlightenment as much as you want air, then you're qualified. Quando desidererai l'illuminazione quanto hai desiderato l'aria, quando eri con la testa sott'acqua, allora sarai qualificato, sarai illuminato. So if there's some roadblock in your bhakti, then, find some way around it. Quindi se sono whatever that takes, whatever will help you. Se ci sono dei blocchi nella vostra bhakti, cercate di aggirarli e fate qualsiasi cosa che vi possa aiutare a fare questo. Don't give up. Ma non abbandonate. You have no good reason to give up. Non avete nessuna buona ragione per abbandonare. And if you have a good reason to give up, let me tell you, it's not a good reason. E se avete qualche buona ragione per abbandonare, ve lo dico io che non è una buona ragione. If you think it's a good reason, it's not. There's no good reason. Anche se pensate sia una buona ragione, non è una buona ragione. Okay, a couple more questions. One is, può accadere che sia il guru a scegliere il discepolo? Can it happen that it's the guru who chooses the disciple? It's not supposed to, but it happens. Non dovrebbe, ma accade. I have a story. Un'altra storia. And it seems like Prabhupada recognized some of us as his disciples from another era or something. Sembra che Prabhupada ha riconosciuto qualcuno di noi come suoi discepoli di qualche vita precedente. So, one boy came to the temple and met Prabhupada, and all the devotees were greeting Prabhupada and paying obeisances to him. Un ragazzo venne al tempio e tutti i devoti stavano facendo omaggio a Prabhupada, ascoltando Prabhupada. So Prabhupada would walk by and then everyone would bow down. E Prabhupada camminava e tutti si inchinavano a lui. So when Prabhupada walked by him,
he paid obeisances, then he looked up at Prabhupada and Prabhupada looked down at him. E quando Prabhupada passò davanti a sto ragazzo, lui gli fece gli omaggi e poi alzò lo sguardo e vide che Prabhupada lo guardava in giù. And Prabhupada said, when are you going to join? E When are you Prabhupada, joining? Like, you know, what are you waiting for? We're waiting for you. You're supposed to join. e Prabhupada gli disse, allora quando è che ti unisci? Ti stavamo aspettando. But personally, I would never tell someone, you're my disciple. But sometimes I feel like that, but it's not my position to tell someone whose disciple they are. They have to decide. Ma personalmente non dico mai a qualcuno, tu sei il mio discepolo da qualche vita precedente, anche se a volte ho questa sensazione. I can only say personally, sometimes someone has asked me for initiation and I said, yes, I see you like a disciple also. But I would never say that before they ask. A volte quando qualcuno mi chiede di diventare mio discepolo, gli dico sì, anch'io sento che tu sei you have to decide. You have to decide. Nobody should tell you, oh, you should take him as your guru. That's something that has to happen naturally. È una cosa che dovete decidere voi, non dovete farvi spingere da altri, insomma, è una scelta personale. That's what the Shastra says. You find a guru. Questo è ciò che dicono le scritture. Trovate un guru. He may find you, but you have to find him also. Lui, il guru, può trovarti, ma anche tu devi cercarlo, devi trovarlo. The guru shows up, but you have to know he's your guru. Il guru appare, ma tu devi capire che è lui il tuo guru. Is that okay? Is that okay, Tredas? What would you say? You say something different? Che cosa ne diresti, Tredas Prabhu? Say yes, like if there's any desire that I want to disciple, like Prabhupada mentions in Nectar of Devotion, that he shouldn't try to gather disciple or reach disciple or something like that. C'è questa domanda qua. Sì, c'è un principio del Nettare della Devozione che dice che un guru non dovrebbe accumulare discepoli. It's a difficult position because sometimes a person will choose a guru and I'll think, that's not the right guru for that person. But it's awkward to say that. Sì, a volte le persone prendono un guru e vediamo che non è la situazione ideale. Capisci che non è il persona giusto, ma non si può dire. Devi capire che non è il guru giusto, ma non è un po' imbarazzante dirglielo. Anyway, there's always, even if that is done, and the disciple later thinks, well, so-and-so somehow or other inspires me more, that's fine. They can take so-and-so as Siksha Guru. Quindi anche se però accade che magari un discepolo prende un Diksha Guru e poi non è così ispirato, può prendere sempre un Siksha Guru. So I had Takshi when devotee had one last question, but I can't understand what she was trying to say. So she can formulate the question herself again, if she's still here. Yes, wants that verse. Yeah, the verse. Yeah. The verse that you were telling that Guru all the things Sheshtam. You know the verse, Ramchandra? Guru Sheshtam Manumapi Sachi Sutta. You know that verse? No. Why don't you write down the beginning of it and then you can find it. Guru Sheshta. It's Guru or Gurum Sheshta. You know, I mean, I could find it on my computer if you want. It's Raghunath Das Goswami. It's a prayer. Okay, I will find it. Don't worry. Guru Sheshtam, I will research. Thank you. Guru Sheshtam or Gurum Sheshtam. Guru Sheshtam. No. Nama Sheshtam. Nama Sheshtam. Guru Api Sachi Putra something. It's from Raghunath Das Goswami. If you can't find it, I have it on my computer somewhere. Beautiful prayer. Beautiful. If you find it, you can read it to us. Or I could find it. Are there any more questions? While you're asking, I can find it.
Anymore? Non c'è anymore. Ci sono altre domande? No, non ce ne sono. Vediamo che si sente. Katia ha detto Tredasa di fare una domanda. Manu Shrestha, Manu Api, Sachi Putra. Yeah, that's it. Namashreshtam Manum Api Sachi Putra. I can't find it anywhere else. Yeah. You'll find it somewhere. We're finished? We don't have any more questions. How do you say no more in Italian? Non ci sono più domande. No. Elaborate. Any more questions? Non ci sono più domande o basta, finito. Basa. Basa. Basta. Okay. Bhajan. Oh, yeah. So it's nice seeing you all. Very nice to see you. The one thing I didn't say that I wanted to say. Una cosa che non ho detto. Give me a few minutes. Mi date qualche minuto, vi dico una cosa che non ho detto, I sembra kind of said importante it, dire. but not every one of you knows the history of ISKCON right after Prabhupada left. Non tutti voi conoscono la storia dell'ISKCON subito dopo che Prabhupada lasciò il pianeta. Prabhupada was the only guru in ISKCON. Srila Prabhupada era l'unico guru nell'ISKCON. So it was very easy. Quindi era molto facile. And he was Prabhupada, which made it even easier. E lui era Prabhupada, quindi questo rendeva ancora più semplice. And then when he left, then there were 11 people who were gurus. Ma quando that was a new thing. furono nominati 11 guru ad agire come... Questa era una cosa nuova. Una cosa nuova e anche un po' confusa. Yeah, we didn't know what to do. E non sapevamo bene che fare. So basically we created 11 little Prabhupads. E di base noi abbiamo creato 11 piccoli Prabhupada. And everyone treated the new gurus like we treated Prabhupada. E noi tutti trattavamo questi nuovi guru un po' come trattavamo Prabhupada. And it didn't work because we're not on the level of Prabhupada. Ma questo non poteva funzionare perché nessuno era a livello di Prabhupada. Since that day, 1977, ISKCON's been adjusting to adapt to the concept of many gurus, Prabhupada, the one main guru, how that relates also to temples and zones. And so it's still evolving, even becoming more clear. E quindi da quel giorno del 1977 che l'ISKCON ha cercato di stabilizzare, armonizzare, capire la relazione fra tanti guru e la relazione con Srila Prabhupada, eccetera. But that's why in our organization you can have many Siksha gurus because they're all your uncles or aunts. Per questo so one family. Nell'ISKCON abbiamo tanti Siksha guru che sono come degli zii che ci possono guidare. We had a request for a few minutes of kirtan. Abbiamo avuto una richiesta di qualche minuto di kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna. I'm composing the Shishastakam. Sto componendo in English. In inglese. Sanskrit also. You want to hear some? Yes. Okay. There's a nice... I like doing Sanskrit and English together. La canterò in sanscrito e in inglese insieme. Krishna, Govinda, Hari Murari, Hey Govinda, Hey Govinda. Hold on.
You can sing with me also. Potete seguirmi nel canto. Chinada pisunicena Torora pisahishnuna Manina manadena Kitaniya sadahari Trinada pisunicena Torora pisahishnuna Manina manadena Kitaniya sadahari Trinada pisunicena Torora pisahishnuna Manina manadena Kitaniya sadahari Kitaniya sadahari. Now English. Lower than a blade of grass, more tolerant than a tree, offering all respects to others, wanting no respect for myself. Then I can chant, chant, chant the holy name. I can chant, chant the holy name. Chant, chant the holy name. Chant, chant the holy name. Trinada pisunicena Torora pisahishnuna Manina manadena Kitaniya sadahari Trinada pisunicena Torora pisahishnuna Manina Kitaniya sadahari Kitaniya sadahari Kitaniya sadahari Trinada pisunicena Torora pisahishnuna Manina manadena Kitaniya sadahari Kitaniya sadahari Kitaniya sadahari Kitaniya sadahari Kitaniya sadahari Kitaniya sadahari
Shri 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 Shastakam ki jai. Bye. Srila Prabhupada ki jai. Nice. That is the verse that's impossible to follow. But we have to try. Spend our whole life trying. But we'll never be able to follow it. Questo è un verso che non riusciamo a seguire perfettamente, ma dedichiamo la nostra vita a cercare sempre di seguire. È un verso che parla dell'umiltà. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Thank you, Prabhuji. Welcome. We have some prayers here in the chat. Right? With that Namashreshtam verse. No. We're waiting for that verse. Next time. Okay. Namashreshtam Guru Api Sachiputra. Okay. We'll see you next time. Haribol. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Haribol. Thank you. Thank you, Gurudev, for being with us. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you.